In questo video torniamo a confrontare le cuffiette. Qui alla mia sinistra abbiamo le FreeArc di Huawei, che vi ho portato anche qualche settimana fa qui sul canale, mentre dall'altra parte abbiamo le FreeBuds 6 che sono uscite in Germania un mesetto fa, e oggi voglio raccontare un po' la mia esperienza su chi preferisco. Sono completamente differenti perché a sinistra abbiamo delle cuffiette che possiamo considerare quasi sportive, anzi vengono vendute come tali, infatti hanno l'archetto e ti permettono di ascoltare la musica senza il rischio che queste cuffie ti cadano. Mentre alla mia destra abbiamo le FreeBuds, che sono un po' come le AirPods, tant'è che io avevo le AirPods, le ho regalate a mio fratello per un problema. Sostanzialmente a livello ergonomico tendevano sempre a cadermi. Io ho delle orecchie un po' particolari. Loro comunque vengono fornite con il gommino proprio per sopperire questo problema. Mi continuano a scivolare anche loro come le AirPods oppure vanno meglio Podarak? Vi racconterò tutto in questo video. Partiamo dalle FreeArc. Le FreeArc in realtà hanno un costo piuttosto contenuto, costano meno di 100 euro visto su Amazon, sono scesi di prezzo. E qual è il loro vantaggio? Il loro vantaggio, come vi ho detto all'inizio, vedete, si inseriscono così nelle vostre orecchie e avete la possibilità di ascoltare la musica. Qual è il vantaggio in questo caso? Che anche se correte, andate in giro, andate di qua, di là, non vi cadranno mai. Sono delle cuffie che rimangono fisse grazie a questo archetto ed essendo molto leggere non mi danno fastidio, non le sento, anzi a volte tendo a dimenticarle. E quindi quando, che ne so, sto lì guardando un video su YouTube, sul PC con le cuffie collegate, mi dimentico di avere le cuffie. Cosa che avviene anche per queste FreeBuds, perché devo dire Huawei da un punto di vista ergonomico e leggerezza sono riusciti a fare un capolavoro. Sono delle cuffie che però hanno ovviamente un compromesso, che è quello della insonorizzazione. Seppur i driver sono molto validi, comunque sono cuffie, possiamo dire, aperte, ok? Quindi in aereo non vanno bene, non ti isolano dal rumore esterno. In questo momento c'è un via vai di macchine, le sento tutte, non ho un isolamento completo. Ecco, siete dei ciclisti, queste sono le cuffie per legge per voi, obbligatorie, perché così sentite l'esterno. Però c'è una differenza, c'è comunque un'insonorizzazione al contrario. Infatti queste perché si differenziano da tutte? Perché non vanno a far sentire quello che viene riprodotto dalle cuffiette. Infatti magari sei nell'autobus, hai una conversazione, stai vedendo un video, essendo aperte non vuoi che gli altri ti ascoltano. Ecco, loro hanno questa tecnologia di isolamento al contrario, cioè quelli vicino a te non ti sentono. Ecco perché per esempio la notte, se sto guardando un video su YouTube, indosso loro e comunque non infastidisco chi mi è attorno, perché hanno questa tecnologia isolamento al contrario. Non so se sono stato chiaro. Queste cuffiette inoltre per chi sta sul divano, sta sul cuscino, capirà ogni volta il fastidio invece di queste cuffie, cioè tu appena ti giri magari ti scivolano. Loro no, perché hanno questo archetto che sono molto valide. Avete capito i pro e contro di queste cuffiette? Riescono a offrirvi un'ergonomia pazzesca al di là che siate degli sportivi o meno. Il compromesso è che magari a livello musicale non sono il top del top, hai un compromesso che comunque non è poi così esagerato, sono degli ottimi driver anche a livello di comandi, sono delle ottime cuffie. Ora parliamo delle FreeBuds 6. Queste cuffiette, come vi ho detto, le sto provando da un mese, le sto alternando giusto per un po' capire quale preferire e alla fine vi dico già, io continuo a preferire le FreeArc. Perché? Perché le FreeBuds rispetto alle cuffie di Apple secondo me hanno un'ergonomia molto più profonda. La cosa che mi piace appena le ho messe adesso è l'isolamento, ok? Non c'è il gommino, ma nonostante questo ci sono delle frequenze che permettono di isolarti dall'esterno. Qual è la sensazione quando indossi queste cuffiette? È la stessa sensazione un po' di cadere nel vuoto, perché così senti il rumore, così le rimetti, si attiva la riduzione del rumore esterno e non so chi ha percepito insomma per la prima volta questo effetto in altre cuffie, forse comprende cosa dico. C'è proprio questo effetto vuoto, dici oh che è successo? E si è spento il mondo. No, in realtà è perché isolano parecchio bene. In più hanno il vantaggio che a livello musicale suonano bene e assolutamente sono delle cuffie che allora Podarak perché non scegli loro come cuffie preferite? Perché io ho un problema all'orecchio destro, a parte che è tagliato e io sono sempre convinto che
provengo dal Signore degli Anelli, da qualche entità elfica, perché guardate, ho scoperto di avere questo taglio all'orecchio rispetto a sinistra. A parte questo, l'orecchio destro, io non so perché, ogni volta le cuffie mi scivolano. Non lo so, cammino, magari per mezz'ora mi va tutto bene, però dopo mezz'ora, che ne so, tende a scivolare. Il problema è che si riduce soprattutto quando vai a mettere i gommini, perché come vi ho detto dentro c'è una specie di gommino che si può aggiungere, però anche loro... E quindi capisci che queste suonano meglio, c'è questo isolamento dall'esterno incredibile. Però io ho questo problema, che insomma ogni volta che indosso queste cuffie tendono a scivolarmi da questo orecchio destro. E capite che quando si fa una recensione di cuffie è un po' strano, perché sì, magari io ti posso dire bellissimo a livello di audio, a livello di isolamento, e assolutamente queste Huawei da questo punto di vista. Di Huawei sto provando anche questo Watch Fit Pro 4, ragazzi, è una bomba. Mi dispiace ancora non avervi fatto un video, ma ci sono una marea di contenuti che ho in programma, e Huawei a livello di accessori davvero una roba pazzesca. Ogni volta che penso alla qualità degli accessori di Huawei penso chissà a livello di smartphone cosa sarebbero riusciti a fare oggi se non fossero stati bloccati dai poteri forti. Perché vi ripeto, sia cuffie sia smartwatch sono una roba incredibile, soprattutto a livello di autonomia. Infatti loro inizialmente quasi mi dimentico di ricaricarle quando vado nei viaggi, non è che mi porto il cavo per ricaricare pure loro. So che almeno una settimana sto tranquillo con un uso almeno di 1-2 ore al giorno, insomma dipende poi ovviamente quanto tenete pompata la musica, quanto le utilizzate, perché loro vanno in stand by quando le togliete. Insomma sono intelligenti, hanno i soliti controlli, senza tirarla troppo alle lunghe. Io preferisco loro per il semplice fatto che io personalmente ho questo problema con le orecchie, che ogni volta le cuffie tendono a scivolarmi, soprattutto quelle con il gommino, soprattutto adesso che estate si tende un po' a sudare, mi capita questa cosa. Loro diciamo sono validissime, secondo me molto meglio delle AirPods che appunto ho regalato a mio fratello perché avevano quel problema. Loro ce l'hanno meno questo problema, riescono a isolare molto di più. Per esempio se vado in aereo mi porto loro, perché assolutamente isolano il rumore e suonano meglio. Poi a livello di voce vanno bene entrambi, e di Huawei mi piace il fatto anche che non so come riescano, ma tu le puoi lasciare anche, non dico a 100 metri, forse anche sì, perché ogni volta le lascio sulla scrivania, vado in bagno e casa mia è in cemento armato, nonostante tutto comunque continuano a riprodurre magari la chiamata anche se ho lasciato il telefono lontano. Insomma mi piace da questo punto di vista. Come è difficile valutare le cuffie per tutti, cioè a livello ergonomico secondo me è impossibile recensirle. Ti posso dire un mio parere sul suono, se è buono o no, ma sull'ergonomia, cioè ognuno di noi ha orecchie completamente differenti, quindi è impossibile. Scegliete loro se avete il problema che ogni volta le cuffie vi cadono. Scegliete loro se invece volete un ibrido tra isolamento, quindi non volete sentire rumori, viaggiate spesso in treno, in autobus, e a livello musicale suonano bene. Se siete interessati trovate tutti i link in descrizione. Ora sono davvero curioso di sapere la vostra riguardo la situazione cuffie ergonomia, soprattutto quelle che cadono o non cadono. Niente, mi raccomando, lasciate mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!